this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo fantastico video sulla compra e vendita di FIFA 2022. Oggi andremo ad utilizzare un filtro molto semplice, filtro oro comune, giocatori oro, quindi 150-300 impostiamo come prezzo massimo e andiamo a ricercare tutti i giocatori di tutto il database di FIFA 2022. Andiamo ad offrire prezzi molto bassi per ogni singolo giocatore, che possono variare da 300 a 400 crediti, 450 crediti. Questo ovviamente valutatelo voi a seconda del tipo di giocatore, quindi se il giocatore ad esempio fa parte di un club blasonato andate a offrire qualcosina di più, ad esempio per un giocatore del Borussia Dortmund, del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain offrirete qualcosina in più perché saprete già che verrà acquistato a un prezzo leggermente più alto rispetto a uno di un club sconosciuto, anche se questo non è sempre detto. Continuiamo ad offrire dai 300 ai 400 crediti. Consiglio sempre di offrire o 300 direttamente, 350 o 400 per superare direttamente i vostri concorrenti nella tempistica. Come potete vedere, giocatori oro ce ne sono tantissimi, quindi oro comune è un ottimo metodo per fare crediti velocemente. Consiglio sempre di utilizzare questo metodo, diciamo, quando avvengono i maggiori spacchettamenti, quindi soprattutto il sabato e la domenica, dove molti giocatori mettono in vendita molte carte oro, diciamo, molte carte di vario tipo, dagli oro agli speciali a seconda della convenienza. Ok, stiamo continuando a acquistare. Ovviamente l'acquisto non è facile perché ci sono molti giocatori che vogliono accaparrarsi i giocatori a basso prezzo. Ok, vediamo qui altri giocatori a cui offrire, tutti giocatori con valore diciamo medio di 75. Potete andare a offrire o selezionando direttamente il campionato, se voi ad esempio volete offrire solo per giocatori oro comune di un campionato, andate sul campionato stesso e lo utilizzate come filtro. Ma io vi consiglio sempre di utilizzare il database complessivo di PES, quindi andare a pescare tutti i giocatori, tutti i club di tutte le nazioni, di tutti i campionati. È la miglior cosa per andare a prendere più giocatori possibili, anche perché ci sono molti concorrenti per questo diciamo metodo. Ovviamente è un metodo utilizzato per fare crediti all'inizio. Spendendo pochi crediti riuscirete a rivenderli a quei 200-300k in più, che vi permette di fare un profitto su ogni singolo giocatore. Ok, ora andiamo un attimino a vedere il filtro, perché si può bloccare, quindi consiglio sempre di uscire e rientrare quando vedete che non riuscite a fare più le offerte, perché il tempo dei giocatori va a scadere. Come potete vedere, questi sono i giocatori che sono riusciti a prendere e non sono pochi. Ora andiamo a modificare i prezzi, come potete vedere. Io metto sempre 200-250, dopo valutate voi a seconda del giocatore e di quello che volete guadagnare. Ovviamente se mettete un prezzo più basso riuscite a rivenderlo prima dell'ora, e io imposto sempre un'ora come tempo massimo, ma considerate che in 4-5 minuti i giocatori vanno via. Se voi mettete un giocatore e lo pagate 350-400,
lo mettete 600, 650, 700 massimo, ovviamente riuscite a rivenderlo in minor tempo possibile rispetto a un giocatore che mettete a un prezzo superiore. Questo perché quelle persone che cercano giocatori e non vogliono perdere troppo tempo con le aste vanno direttamente ad acquistare i giocatori compra ora. Quindi andando ad acquistare un giocatore compra ora vanno a vedere direttamente il prezzo del compra ora. Se voi lo mettete più alto ovviamente c'è maggiore concorrenza. Questo sta a voi a seconda di quanto volete guadagnare da ogni singola carta. Io vi consiglio sempre massimo 200-250 a seconda dell'acquisto della carta stessa. Se l'acquistate a 300-350 potete arrivare fino a 700 più o meno, a seconda del tipo di giocatore, quindi se è un esterno, un AD, un giocatore speciale, diciamo, andate ad acquistare, a offrire qualcosina di più e a rivenderla a qualcosina di più, perché già sapete che riuscirete a fare un profitto maggiore. Perfetto, ora andremo a vedere i risultati della compravendita fatta. Come potete vedere abbiamo venduto molti giocatori. Questi sono tutti i giocatori che ho venduto in compravendita. Come potete vedere i prezzi variano dai 200-250 in più. Molti giocatori vengono acquistati con il compra ora, quindi al prezzo massimo di vendita che abbiamo stabilito prima della vendita del giocatore stesso. L'ideale è sempre tenersi su quei 150-200 crediti in più per la rivendita. Quindi se un giocatore lo pagate 350, lo mettete 550 come prezzo e potete mettere 6,50, 700 per il compra ora, ok? Quindi 150-200 crediti. Potete cercare di rivenderlo a qualcosina di più. Ovviamente le tempistiche variano sfavorevolmente a seconda del prezzo stesso del giocatore. Questo sta a voi a seconda di se volete guadagnare subito i crediti perché ne avete bisogno, oppure siete disposti a aspettare entro l'ora, quindi la scadenza del giocatore stesso. Ricordo che come tempo abbiamo impostato sempre un'ora, quindi un'ora di tempo per rivenderlo, ma quelle persone che vogliono un giocatore stesso con il compra ora non vanno a vedere le asse, vanno a vedere direttamente i giocatori con la selezione dedicata compra ora, e in quel modo dovete mettere un prezzo più basso di altri, se no rischiate di non vendere il giocatore stesso. Questi invece sono altri giocatori che non sono riuscito a vendere, che successivamente venderò. Ovviamente se un giocatore non lo vendete lo rimettete sul mercato e lo vendete senza problemi. Dipende anche dall'orario, quindi se ci sono più persone o meno che stanno acquistando, spacchettando i giocatori stessi. Ottimo ragazzi, il video sulla compravendita è terminato. Vi ringrazio per aver visionato questo video, spero che vi risulta utile. Lasciate un like, commentate e condividete. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!